Ciao a tutti! Oggi esploreremo 10 espressioni con il verbo prendere che ogni studente di italiano dovrebbe conoscere. Prendere è un verbo molto versatile in italiano e si usa in una varietà di espressioni quotidiane che arricchiranno il tuo modo di parlare. Imparare queste espressioni ti aiuterà a comunicare in modo più naturale e a capire meglio gli italiani quando conversano. Restate fino alla fine, perché l'ultima espressione è particolarmente interessante e utile in molte situazioni diverse. Iniziamo con la prima espressione, prendere un caffè. In italiano, questo significa to have a coffee. È una delle frasi più comuni con prendere ed è usata in diversi modi. Vediamo alcuni esempi. Prendiamo un caffè dopo pranzo? Prendiamo un caffè dopo pranzo? E se ti senti stanco, potresti dire: vado a prendere un caffè per ricaricarmi un po'. Vado a prendere un caffè per ricaricarmi un po'. Parlando di questo al passato, potresti dire: ieri ho incontrato un amico per prendere un caffè. Ieri ho incontrato un amico per prendere un caffè. E nota questo esempio quando vuoi parlare di qualcosa nel futuro. Domani mattina possiamo prendere un caffè insieme. Domani mattina possiamo prendere un caffè insieme. Passiamo ora alla prossima espressione. Prendere il treno. In italiano significa to take the train. È molto usata quando parli dei tuoi spostamenti. Ecco come puoi usarla. Devo prendere il treno delle 8 per andare al lavoro. Devo prendere il treno delle 8 per andare al lavoro. Se parli di un'abitudine, potresti dire: prendo il treno tutti i giorni per andare in città. Prendo il treno tutti i giorni per andare in città. Oppure, quando programmi qualcosa, puoi dire: prenderemo il treno per andare a visitare quella città. Prenderemo il treno per andare a visitare quella città. E infine, quando stai pensando di partire, devo prendere il treno presto, meglio che mi sbrighi. Devo prendere il treno presto, meglio che mi sbrighi. Ora vediamo prendere una decisione. In italiano significa to make a decision. Questa espressione è molto utile quando parli di scegliere o decidere qualcosa. Ecco qualche esempio. Ho bisogno di più tempo per prendere una decisione importante. Ho bisogno di più tempo per prendere una decisione importante. Quando sei incerto, puoi dire: non so quale scegliere, devo prendere una decisione. Non so quale scegliere, devo prendere una decisione. Se qualcuno ti chiede un'opinione, potresti rispondere: devo prendere una decisione entro domani. Devo prendere una decisione entro domani. E infine, se devi agire rapidamente, non c'è tempo, dobbiamo prendere una decisione adesso. Non c'è tempo, dobbiamo prendere una decisione adesso. Parliamo ora di prendere fiato. In italiano significa to catch one's breath. Questa espressione si usa quando hai bisogno di una pausa dopo uno sforzo. Vediamo degli esempi. Dopo la corsa mi sono fermato a prendere fiato. Dopo la corsa mi sono fermato a prendere fiato. Quando sei stato molto impegnato, puoi dire: ho bisogno di prendere fiato. È stata una giornata lunga. Ho bisogno di prendere fiato. È stata una giornata lunga. Se hai fatto qualcosa di faticoso, dopo tutto quel lavoro, devo prendere fiato per un momento. Dopo tutto quel lavoro, devo prendere fiato per un momento. E infine, quando qualcuno è molto agitato, puoi suggerire: calmati, prenditi un momento per prendere fiato. Calmati, prenditi un momento per prendere fiato. Passiamo a prendere in giro.
In italiano significa to tease o to make fun of. Si usa quando qualcuno prende in giro un'altra persona. Ecco alcuni esempi. Non prenderlo in giro, stava solo scherzando. Non prenderlo in giro, stava solo scherzando. Quando qualcuno ti fa uno scherzo, mi stai prendendo in giro, vero? Mi stai prendendo in giro, vero? Se vuoi chiarire che stai scherzando, sto solo prendendo in giro, non te la prendere. Sto solo prendendo in giro, non te la prendere. E infine, quando qualcuno esagera con gli scherzi, basta, mi hai preso in giro abbastanza. Basta, mi hai preso in giro abbastanza. Vediamo ora prendere freddo. In italiano significa to catch a cold. Questa espressione si usa quando hai preso troppo freddo. Ecco alcuni esempi. Se non ti copri bene, rischi di prendere freddo. Se non ti copri bene, rischi di prendere freddo. Quando sei stato fuori al freddo troppo a lungo, ho preso freddo mentre aspettavo l'autobus. Ho preso freddo mentre aspettavo l'autobus. Se qualcuno sembra ammalato, hai preso freddo ieri sera? Hai preso freddo ieri sera? E infine, se stai uscendo in una giornata fredda, vestiti bene, non prendere freddo. Vestiti bene, non prendere freddo. Passiamo a prendere sul serio. In italiano significa to take seriously. Si usa quando qualcuno prende qualcosa o qualcuno con serietà. Vediamo alcuni esempi. Dovresti prendere sul serio quello che ti dico. Dovresti prendere sul serio quello che ti dico. Se vuoi che qualcuno capisca l'importanza, non sta prendendo sul serio il problema, ma è grave. Non sta prendendo sul serio il problema, ma è grave. Quando parli di una persona responsabile, lui prende sempre sul serio il suo lavoro. Lui prende sempre sul serio il suo lavoro. E infine, se qualcuno ti fa una promessa, posso prenderlo sul serio o stai scherzando? Posso prenderlo sul serio o stai scherzando? Vediamo ora prendere la parola. In italiano significa to take the floor. Si usa quando qualcuno prende il turno di parlare. Ecco alcuni esempi. Vorrei prendere la parola per dire qualcosa di importante. Vorrei prendere la parola per dire qualcosa di importante. Se sei in una riunione e vuoi intervenire, posso prendere la parola un momento? Posso prendere la parola un momento? Quando qualcuno fa un discorso, ha preso la parola e ha spiegato la situazione. Ha preso la parola e ha spiegato la situazione. E infine, se stai aspettando il tuo turno, aspetto di prendere la parola dopo di te? Aspetto di prendere la parola dopo di te? Passiamo a prendere al volo. In italiano significa to catch on the fly o to seize the opportunity. Si usa quando cogli un'opportunità al volo. Vediamo degli esempi. Ho preso al volo l'occasione di lavorare in quel progetto. Ho preso al volo l'occasione di lavorare in quel progetto. Quando qualcuno ti offre un'opportunità, la prenderò al volo, è una grande opportunità. La prenderò al volo, è una grande opportunità. Se riesci a fare qualcosa all'ultimo minuto, ho preso il treno al volo, ero quasi in ritardo. Ho preso il treno al volo, ero quasi in ritardo. E infine, se riesci a cogliere un'opportunità al momento giusto, ho preso l'offerta al volo, non potevo lasciarmela sfuggire. Ho preso l'offerta al volo, non potevo lasciarmela sfuggire. Infine, vediamo. Prendere la palla al balzo. In italiano significa to take the ball and run with it.
Si usa quando sfrutti un'opportunità o un momento favorevole. Ecco come usarla. Ha preso la palla al balzo e ha proposto subito una soluzione. Ha preso la palla al balzo e ha proposto subito una soluzione. Se qualcuno ti offre un suggerimento, prenderò la palla al balzo e cercherò di migliorare il mio lavoro. Prenderò la palla al balzo e cercherò di migliorare il mio lavoro. Quando parli di un'occasione fortunata, ho preso la palla al balzo e ho chiesto un aumento. Ho preso la palla al balzo e ho chiesto un aumento. E infine, se qualcuno approfitta di una situazione a proprio vantaggio, ha preso la palla al balzo e ha cambiato le regole a suo favore. Ha preso la palla al balzo e ha cambiato le regole a suo favore. Queste 10 espressioni con prendere sono fondamentali per comunicare in modo efficace in italiano. Ogni volta che parli con qualcuno, avrai sicuramente bisogno di esprimerne almeno una. Ricorda, la pratica è essenziale, quindi cerca di usarle nelle tue conversazioni quotidiane il più possibile. Spero che questa lezione ti abbia aiutato a conoscere meglio queste espressioni e a sentirti più sicuro nell'usarle. Buona fortuna e buon apprendimento!